Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. È la settimana del nuovo direttore sportivo del Napoli. C'è stata questa telefonata di De Laurentiis a De Zerbi o allo staff di De Zerbi per sondare la situazione, e visto che è la settimana del nuovo direttore sportivo, vi dico la mia su chi terrei a Napoli, chi manderei ovviamente a lavorare i campi, a dare una mano a qualche personaggio che in quel di giugno disse: mi servono gli stivali perché devo andare in campagna. Quindi se serve manodopera, c'è qualcuno a Napoli che potrebbe dare una mano. Prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche. Mi viene da ridere a pensare ai calciatori del Napoli che manderei in campagna. Comunque iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati cronologicamente per ciò che succede sul canale stesso, e un bel like a questo video che non fa mai male né all'algoritmo né a me e né tantomeno a voi. Dai, spolliciate ragazzi e ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Ci confrontiamo come sempre nella sezione sotto al video. Partiamo dalla situazione De Zerbi e Manna e poi andiamo a vedere chi tengo e chi manderei in campagna. Allora, Manna dovrebbe essere annunciato il fine settimana, si parla di venerdì, poi vedremo quando sarà annunciato. Comunque il direttore sportivo del Napoli del futuro sarà lui, è assodato. A Meluso, a quanto ho letto, è stata fatta una proposta di direttore tecnico per il Bari, al di là che il Bari possa restare in Serie B o scendere in Serie C. Vedremo poi se Meluso accetta la proposta del Napoli o meno, altrimenti là sta a porta. Grazie per quest'anno, ma non ti abbiamo proprio visto, quindi vedremo poi come andrà a finire la situazione Meluso. Telefonata di ADL a De Zerbi o allo scouting dello stesso. Sarà vero? Non lo sappiamo. Io ho visto solo un video di Carlo Alvino e Walter De Maggio che con Peppe Iodice, non lo so se era uno sketch comico oppure una notizia da dare. Comunque ci dovrebbe essere stato un contatto tra ADL e De Zerbi per sondare solo la situazione. Io non sono né prendiamo a De Zerbi né tantomeno prendiamo a De Zerbi che schifo, assolutamente no, per il semplice fatto che si sbaglia a catalogare allenatori del genere, diciamo dal punto di vista non sono pronti per una grande società. Non sto dicendo che il Napoli sia una grande società con una grande rosa, attenzione, sto dicendo che tutti quanti dicono che De Zerbi poi non è pronto per un Bayern, un Barcellona, un Real Madrid, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, cari ragazzi, i risultati, il palmarès di un allenatore e la fama dello stesso arriva conseguentemente a livello tecnico anche delle rose che hai allenato, non solo al calcio che esprimi. Quindi posso fare l'esempio di, che ne so, un Capello che si prese il Milan senza esperienza, un Allegri dopo aver allenato Cagliari se non erro e Sassuolo, ricordo Lippi che se non erro, correggetemi se sbaglio perché c'è anche qualcuno molto più navigato di me nella community, se non erro Atalanta e Napoli, e poi Lippi passò alla Juve. Abbiamo visto poi quanto hanno vinto questi allenatori con le rose che hanno avuto a disposizione, e sottolineo con le rose che hanno avuto a disposizione. Con De Zerbi ci sarebbero 2 punti già a favore nel caso venisse a Napoli, perché è stimatore di Raspadori e molto probabilmente troverebbe una collocazione tattica finalmente da quando l'abbiamo acquistato, e grande estimatore di Lindstrom in tempi non sospetti. Quindi già ci sono 2 calciatori che potrebbero, diciamo, essere quella marcia in più o dai quali poter cominciare a partire insieme poi a Kvaratskhelia, Lobotka, eccetera eccetera. Ma ci arriviamo ai calciatori che terrei a Napoli o che manderei a casa. Quindi ben venga anche De Zerbi, ma io credo che il Napoli abbia già l'allenatore un tantino in saccoccia e dovrebbe essere uno tra Conte e Gasperini. Poi può darsi che mi sbagli, vedremo come andrà a finire la situazione. Allenatore, chi tengo a Napoli e chi mando in campagna a dare una mano a chi lo scorso giugno ha cominciato a lavorarla. Eccoli qua. Mi auguro che arrivate alla fine di questo video, perché poi tutta la rosa del Napoli non è semplice analizzarla, quindi mi dispiace per la lunghezza del video, ma
è inevitabile, è inevitabile. Meret, allora, scadenza di contratto, non credo che rinnovi, o mi auguro, il sottoscritto si augura che non rinnova Meret assolutamente, che vada via da Napoli perché non lo posso vedere più. Non ho niente contro l'uomo, però contro il calciatore ci sono tante cose da rivedere. Quindi Meret via, vogliamo prendere un portiere al posto di Meret. De Gea svincolato, 33 anni, gli fa il contratto. Un portiere che all'apice della carriera è arrivato a costare anche 80 milioni. Uno sprovveduto non è assolutamente. Io lo seguo anche sui vari social e sta ancora in forma e alla grandissima. Si può prendere De Gea svincolato. Non lo vuoi prendere? Perfetto. Gollini lo riscatti, primo portiere, e Caprile che arriva. Si gioca il posto in alternanza con Gollini, più che coperti, con Contini terzo. Assolutamente così. Il portiere serve, ragazzi, e io non voglio nemmeno pensarci a vedermi il campionato prossimo con Meret tra i pali, quindi via. Gollini l'abbiamo detto, io lo riscatterei domani, prestito a 400.000 euro, riscatto a 7 milioni, sarebbe da riscattare assolutamente. Piedi più che discreti, in uscita come si deve, a comandare comanda, carisma, tra i pali, niente da dire. Non stiamo parlando di Manuel Neuer, però nella completezza di portiere per me è superiore a Meret, che mi possano dire il dottor Tarallo, eccetera, eccetera, e tanti Fernando Ursi che poi senti in tutti i salottini, no? Meret tra gli italiani è un grandissimo portiere. Il valore di mercato di Transfermarkt è 15 milioni. Se tu all'età hai, diciamo, dopo l'esperienza che ha accumulato Meret, facendo passare gli anni, vale ancora 15 milioni. E allora in Italia siamo rovinati se uno dei migliori portieri costa 15 milioni. Aperta e chiusa parentesi. Rachmani da tenere assolutamente. Giugno 2027 scadenza di contratto, lo teniamo e lo facciamo, lo rinvigoriamo, ecco, per l'anno prossimo. Nathan o lo mandi in prestito o lo tieni a Napoli come panchina dei tre centrali, eventualmente se sei a tre dietro, panchina dei due centrali che poi dovresti comprare, perché per me il Napoli del futuro dovrebbe avere due centrali nuovi, nel caso giochi a 4, Rachmani e Nathan nelle alternative. Allora sì, vedremo poi. Comunque nel caso non lo vuoi tenere in prestito perché il contratto è giugno 2028 e non credo che arrivi qualcuno con un'offerta, salvo un ritorno in Brasile o qualche sconto sul cartellino, ma il Napoli di sconti ne fa ben pochi. Ostigard, difensore col quale monetizzare, se ne voleva già andare a gennaio, credo che nella sessione di mercato di giugno venga inserito in qualche trattativa. Non credo in quella per Buongiorno perché Cairo non vuole contropartite tecniche. Forse per Dragusin al Tottenham, vedremo. Comunque credo che Ostigard non sarà assolutamente del Napoli l'anno prossimo. Poi contratto scadenza giugno 2026, può darsi pure che resti a Napoli. Juan Jesus, ne vogliamo parlare o sorvoliamo? Via, finita la carriera. A un certo punto della carriera, atleticamente, non puoi prestare come si deve, il calcio va avanti e purtroppo appendi le scarpe al chiodo. Poi vuoi restare in società, vuoi fare quello che vuoi, a me non interessa, però in campo assolutamente no, perché ci stiamo giocando ancora illudendo perché è difficile che succeda questa conference e se torniamo indietro con Juan Jesus in campo in Serie A ci mancano 10 punti, quindi è più che abbastanza. Olivera, terzino da tenere e io terrei anche Mario Rui, io a sinistra non interverrei. Ditemi quello che volete, anche se Mario Rui a quanto pare dovrebbe essere uno dei partenti. Per me Mario Rui resta un calciatore di tutto rispetto. Per piedi, per intelligenza tattica, per un centrocampo a 5 nel caso sia a 5 l'anno prossimo o in un 3-4-2-1 da esterno con compiti difensivi diversi, visto che l'età avanza. Potrebbe anche rendere, a sinistra non interverrei e sto bene piatto, come si dice a 7,5. Poi va via Mario Rui, devi prendere un terzino di conseguenza perché poi
non posso farmi un campionato con Olivera e un terzino inesperto ulteriore, perché Olivera non è che a me mi garantisce la stagione che mi ha fatto Gulam fino all'infortunio, o le partite che ha fatto Gulam fino all'infortunio. Quelli sono terzini sinistri. Di Lorenzo lo teniamo, giugno 2028 il contratto. Poi si parla tanto che comunque questa ossatura tra Di Lorenzo, Mario Rui e alcuni altri calciatori del Napoli possano andare via, chiedano la cessione, non ne possono più. Vai via, lo devi rimpiazzare di conseguenza poi un terzino come Di Lorenzo. Ecco perché il lavoro per Manna non è complicato, perché di complicato non c'è niente. Bisogna lavorare e azzeccare i rimpiazzi. Poi io lo tengo, nel caso il Napoli lo vuole mandare via o si trova l'accordo per andare via, ce ne faremo una ragione. Ma Zocchi lo tengo assolutamente. Uno che può giocare anche a sinistra, puoi giocare a destra, ha giocato già con difese a 3 alto a centrocampo, quindi tatticamente è anche utile da tenere e non credo che vada via, che comunque Mazzocchi ha firmato fino a giugno 2027 e rimane a Napoli. Certamente non andrà via dopo non aver quasi giocato dopo l'acquisto. Lobotka da tenere, assolutamente non si discute. Contratto fino a giugno 2027, anzi rinnovalo il contratto se è possibile. Den Donker, finito di dipingere i quadri di Picasso o le pareti di Castelvolturno, può anche tornare dove stava, anche perché il prestito a 10 milioni, cioè il riscatto, scusate, a 10 milioni mi sembra un po' troppo. Demme andrà all'Erta Berlino e a me dispiace tantissimo perché non abbiamo il sostituto di Lobotka, non ce l'hai e non lo avrai se non lo compri. Poi è stato trattato molto male. Gli auguriamo il meglio all'Erta Berlino, professionista esemplare, uno dei più grandi professionisti nell'ultimo periodo avuti a Napoli. Anch'issa lo vendo o cerco di venderlo. Basta. Per amor di Dio, non sto discutendo il calciatore. Alti così, bassi, ma veramente bassi. Quindi questa alternanza di prestazioni in un centrocampo a 3 non si può tollerare. Non si può tollerare perché i ruoli chiave, io non voglio dire che eh, alcuni calciatori sono più importanti di altri in un determinato modulo, però se ti vengono meno le due mezzali e i due centrali di difesa in un 4-3-3 o steccano la prestazione un paio di loro imbarcate a go-go, non possiamo avere un centrocampista così discontinuo. Per me da vendere. Contratto in scadenza anche l'anno prossimo, si parla di rinnovo, poi vedremo il Napoli cosa farà. Ovviamente monetizzare con Anghissà vorrebbe dire una cifra intorno ai 30 milioni, 25-30 milioni. 30 milioni è il valore che ti dà Transfermarkt, ma non credo che si vada oltre, anzi 28 milioni, 27 lo vendo. Zielinski ovviamente nero-azzurro da una vita, Caiust via senza se e senza ma. C'è Foloruscio che rientra, Caiust via, Foloruscio in rosa, senza mandare Foloruscio per l'ennesima volta a farsi le ossa, non c'ha nessuno ossa da fare Foloruscio, è fatto, finito e come si deve. Incontrismo più forte di Caiust, tiro più forte di Caiust. La porta la vede sicuramente di più di Caiust. Caiust per me la prestazione che ha fatto sotto porta e quei due gol mangiati nell'ultima apparizione contro la Viola mi hanno fatto alzare assolutamente le mani, perché un centrocampista che un minimo diciamo di piedi li ha, la butta dentro. Quindi Caiuste via, Foloruscio in. Quara non esiste. Quara da adeguare a livello di cifre. Il contratto poi non lo vuoi allungare, non lo allunghi, si fa un altro anno e si fa la stessa cosa poi di Osimhen, o meglio, non la stessa cosa di Osimhen, ma i patti come sono stati fatti in passato anche con Cavani. Si fa un altro anno e poi ti vendo l'anno prossimo. Guarda, un altro anno a Napoli
lo deve fare e voglio che lo faccia per il semplice fatto che l'abbiamo visto solo l'anno scorso nell'annata dove andava tutto bene e quest'anno dove è andato tutto male è comunque spiccato per numeri, gol, assist eccetera eccetera, quindi non si discute, Kvaratskhelia deve restare a Napoli salvo un'offerta da 100 milioni perché poi lì non puoi titubare né tantomeno rifiutare. Politano, situazione spigolosa quella sulla destra. Allora, Politano lo tengo se diventa Ngonge il titolare o si viene a creare un'alternanza sana tra i due esterni e i due calciatori che possono ricoprire lo stesso ruolo, anche perché Ngonge secondo me tatticamente è un tantino come posso dire più camaleontico di Politano. Ngonge può fare il sottopunta, può giocare in un 4-4-2, esterno a destra comunque ti entra in area di rigore, perciò promuoviamo Ngonge da titolare e Politano lo tiene come alternativa, va benissimo. Non così, vendi Politano e compri un'alternativa poi valida al posto di Matteo, ma non credo che vada via giugno 2027, fine del contratto. Ngonge, l'ho appena detto, secondo me da promuovere titolare o quantomeno farlo partire titolare da inizio campionato, poi 5, 6, 7, 8, 10 partite lo fa partire titolare, non succede niente, perfetto. L'alternativa ce l'hai, lo tieni un attimo in panchina e si vede. Lindstrom da tenere assolutamente, non mandate Lindstrom da nessuna parte perché potrei anche incazzarmi di brutto, Il Lindstrom non l'abbiamo mai visto. Fate conto che quel calciatore che vedete sulla panchina del Napoli o nelle inquadrature abbia un altro nome perché il Lindstrom che conosce tutta Europa non è quello. E quindi tornerà quel Lindstrom e non voglio che poi torni con un'altra casacca. Teniamolo a Napoli almeno un altro anno. Simeone se non trova spazio molto probabilmente sarà l'attaccante che il Napoli sacrificherà insieme ad Osimhen che sappiamo andrà via. Ovviamente bisogna sempre arrivare, credo però, alla cifra che il Napoli ha speso e se non erro il Napoli lo pagò 18 milioni. Non voglio sbagliare Simeone. Quindi o ci si avvicina a quella cifra o credo che sarà difficile intavolare una trattativa. Comunque io Simeone me lo terrei giugno 2026, me lo tengo assolutamente per ciò che ti può dare perché anche Simeone non ti ha dato perché non è stato sfruttato. Raspadori, l'ho detto a inizio video. Allora, cambiando allenatore, che sia un Gasperini o un Conte, Raspadori sotto punta potrebbe trovare anche una collocazione da titolare e forse rendere anche alla grande. Bene De Zerbi, ancora meglio. Quindi teniamolo in rosa, anche perché non credo che arrivi qualcuno e si presenti con 30 milioni o meglio. Ne abbiamo spesi di più per Raspadori, ma almeno 30 milioni li devi prendere e non credo che il Napoli faccia sconti assolutamente perché Raspadori è diventato un equivoco tattico perché è stato pagato un tantino il cartellino e lo si deve far giocare perché poi si crede che quei 30 milioni diventino 50 in un anno e 70 in 2 anni, non diventano proprio niente. Il calciatore lo sappiamo benissimo ciò che può dare, non è scarso assolutamente, però va messo in condizione. Li abbiamo fatti tutti, sì, Osimhen che se ne va, sì. In entrata, cosa potrebbe succedere in entrata? Io prendo solo i nomi che stanno uscendo e che sono usciti e ve li butto lì, poi vedremo il Napoli come si muoverà. De Gea, ne ho già parlato, io lo porterei a Napoli domani, è svincolato e prendiamo un portiere prima di prendere questi due centrali. Si dice che il Napoli dovrebbe prendere due centrali, due centrocampisti e rimpiazzare Osimhen. Allora, buongiorno, Dragusin, si è parlato di Dragusin, forse ritorno di fiamma, buongiorno, 40 milioni saranno troppi? Sì,
perché non accetta contropartite. Cairo l'abbiamo detto, non inserendo Osticard, se non paghi 35-40 milioni non arriva nessuno assolutamente. Vidic dello Sparta Praga può essere, solo che ci sono tanti piedi destri in questa diciamo in questa analisi dei difensori. È uscito Thuram del Nizza, ne sono usciti tantissimi, Sanchez del Galatasaray. Vedremo il Napoli dove andrà a parare, ma servono comunque due centrali di difesa. Mi auguro che possano essere un Buongiorno e un Vitic, un 40 e un 10, 50 milioni. Hai presi due centrali. È come se spendessi 25 e 25, credo che 50 milioni, due calciatori, poi Buongiorno, un signor calciatore, e Vitic è un grandissimo giovane di prospettiva, ma non tanto di prospettiva, perché questi hanno già minutaggi molto alti ed esperienza anche un tantino in Europa, cartellini abbordabilissimi. Buongiorno Vitic, per me andrebbe più che bene i due centrali. I centrocampisti, torna Gaetano, torna Foloruscio, Sudakov, ritorno di fiamma per Samarzic, potrebbe anche darsi. Io mi tengo Gaetano, Foloruscio e prendo Sudakov, ma proprio tranquillamente. Devi rimpiazzare Zielinski, Cajuste che esce e Demme ovviamente che l'hai perso, Elmas l'hai mandato via. Due centrocampisti, una promessa vicino a Sudakov e Gaetano e Foloruscio te li tieni in rosa. Poi sto parlando un attimo così per sommi capi, ma dovrei anche andare a vedere per quanto riguarda le liste e le regole delle liste, ma poi ci arriviamo. Per me Foloruscio dovrebbe restare a Napoli, così come forse Gaetano potrebbe essere una pedina da vendere perché il calciatore vuole giocare e vuole avere minutaggio, oppure piglia Gaetano in un 4-3-3 o mette là dove stava Zielinski, che forse ti rende pure come si deve, ma non credo che il Napoli attui lo stesso modulo di quest'anno, al di là dell'idea di gioco poi che ne scaturisce. In avanti se ne sono dette tante, ci sono tanti nomi che non arriveranno per il semplice fatto che il Napoli ha poco appeal europeo per la competizione che non andrai a giocare, o quantomeno la Conference la vai a giocare, ma non certo porterai a casa, credo, profili come David, profili come Gimenez del Feyenoord. C'è stato un contatto almeno si leggeva a Napoli su Omorodion del Deportivo Alaves, ma di proprietà dell'Atletico Madrid. Io sono solo andato a vedere highlights del calciatore, numeri e quant'altro. Sembra una copia di Osimhen per quanto riguarda caratteristiche tecniche e per come attacca la profondità, velocità, fisicità, colpo di testa, eccetera. Gioca in un 4-2-3-1 però. Gioca in un 4-2-3-1 nel Deportivo Alaves con appunto i tre dietro la punta e il trequartista, il sottopunta dietro, rendendo alla grande. Quindi potrebbe essere un acquisto che diciamo azzeccato anche per l'allenatore che verrà, che giochi a 4 dietro o a 3 dietro. Per quanto riguarda il reparto offensivo comunque non dovrebbe giocarsi con non si dovrebbe giocare, cosa ho detto? Non si dovrebbe giocare con due esterni alla punta centrale, ma c'è bisogno di gente sottopunta e trequartisti un tantino in più. Secondo me sarebbe un profilo da seguire, solo che l'Atletico Madrid spara alto e la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni. Però dico io, vendendo Osimhen e incassando tutti quei soldi non è che puoi andare a prendere l'attaccante, la promessa di turno a 15 milioni, quindi bisogna un attimo vedere anche chi si siede in panchina. Per il momento io ve l'ho detto chi manderei in campagna, vediamo di comprare questi stivali per questi calciatori che diventeranno campagnoli tra un po', mi auguro che diventano campagnoli tra un po'. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ci vediamo domani per un nuovo contenuto. Scusate, sempre Forza Napoli. Ciao.